Good morning. Buongiorno. I love very much to sing How Great Thou Art. Quindi ho amato cantare questo inno, Grande tu sei, In Swedish, O store Gud. e in svedese si intitola così. And it's a very relevant song for the theme this morning. Ed è un tema veramente pertinente è una canzone molto pertinente al tema di stamattina, The song praises God for creation. perché questo canto loda Dio per la sua creazione. And the theme this morning is about God and science, the investigation of nature. E il tema di stamattina è proprio Dio e la scienza, quindi l'investigazione della natura. God and science, are they friends or foes, Quindi enemies? Dio e la scienza sono amici o nemici? You might remember from yesterday that I said that the reason behind secularism is the critique of Christianity. E vi ricorderete ieri che ho parlato del motivo dietro la secolarizzazione e la critica al cristianesimo. And one of the areas of critique was science. E una delle aree di questa critica è proprio la scienza. That science is undermining Christianity and faith in God. Che la scienza in qualche modo sta minando il cristianesimo e la fede in Dio. And that has become part of the cultural narrative of our time. E questa è diventata proprio parte della narrativa culturale del nostro tempo. So you see this cover from Time magazine, God versus Science. Quindi vedete la copertina di questa rivista, il Time Magazine, che è proprio Dio contro la scienza. It's like a boxing match. È come un match di box. And early on God did quite well. E all'inizio Dio andava bene, stava vincendo. But unfortunately for God, he has been knocked out of the ring lately. Ma poi ultimamente Dio è stato sconfitto e buttato fuori dal ring. Since the establishment of modern science, God is knocked out. E quindi da quando la scienza moderna ha preso piede, Dio è fuori. I quoted Lawrence Krauss, I think, in my first presentation. Credo che nella prima presentazione ho citato Lawrence Krauss. World-leading cosmologist. È un cosmologo che insomma di fama mondiale. And here is his take on the relationship between God and science. E questo è il suo pensiero della relazione tra Dio e la scienza. He says all scientists should be militant atheists. Lui dice che tutti gli scienziati dovrebbero essere degli atei militanti. So you want to be a scientist? You have to be atheist. Quindi vuoi essere uno scienziato? Devi essere ateo. Of course you are free to believe in God. Certo, sei libero di credere in Dio. But then you cannot really be a good scientist. Ma allora non puoi essere veramente un bravo scienziato. So he is creating this absolute conflict between belief in God and science. E quindi lui ha creato questo conflitto assoluto tra credere in Dio e la scienza. And in my culture, this has become such a widespread conviction. E nella mia cultura questa convinzione è diventata proprio dilagante. I hear it all the time from the non-Christians. Lo sento sempre dai non credenti. But what about science? Ma e la scienza? Hasn't it disproved and buried God? Ma come? Non ha squalificato Dio, non ha dimostrato che non esiste. So this is the issue we are going to look into. Quindi questo è l'argomento che guarderemo oggi. And just to disclose my answer early on. E giusto per svelare subito la mia risposta dall'inizio. This is not really a good position to make a conflict between God and science. E non è una buona posizione quella di creare un conflitto tra Dio e la scienza. Just to give you one immediate illustration of Giusto that. per darvi un'illustrazione proprio immediata di questo. Albert Einstein. He was asked if he stood on the shoulders of Isaac Newton. Gli è stato chiesto se lui si collocava sulle spalle di Isaac Newton. So basically he was asked, who do you think was the greatest scientist before you? Quindi, in poche parole, gli stavano chiedendo chi pensi fosse il più grande scienziato prima di te. And Einstein is not saying yes to Newton. He mentions instead Maxwell. E Einstein non diceva sì a Newton, anzi lui menzionava Maxwell. Now most of us have never heard of Maxwell. La maggior parte di noi non ha mai sentito parlare di Maxwell. But he was a Scottish mathematician and scientist. Ma era un matematico e uno scienziato scozzese. Considered one of the greatest scientists of all time. È stato uno degli scienziati più grandi di tutti i tempi.
And he was an evangelical Christian. Eppure era un cristiano evangelico. He was an elder in his church. Anzi, era un anziano della sua chiesa. So, can you be a believer in God? Can you be an evangelical and a world-leading scientist? Quindi puoi credere in Dio, puoi essere un evangelico eppure essere uno scienziato di fama mondiale. So, the answer is obvious. La risposta mi sembra ovvia. And Einstein said, he's one of the greatest ever. E Einstein stesso ha detto lui è uno dei più grandi di sempre. But let's delve into this subject a little bit more deeply. Ma andiamo un po' più in profondità in questo argomento. If we look at the history of science, what will we find? Che cosa vedremo se guardassimo alla storia della scienza? Well, there is a myth going round saying that there has been a war between Christianity and science. Quindi c'è un mito che gira che dice che c'è stata sempre guerra tra la scienza e il cristianesimo. In the late 19th century, several books were published that promoted that view. E alla fine del XIX secolo sono stati pubblicati diversi libri che promuovevano questa visione. Here's one of them by John William Draper, The History of the Conflict Between Religion and Science. Uno di questi è stato proprio scritto da William Draper, che è proprio il titolo La storia del conflitto fra la religione e la scienza. And he claims that the church became a stumbling block in the intellectual advancement of Europe for more than 1,000 years. E in questo libro afferma che la Chiesa per più di 1000 anni è stata un ostacolo al progresso intellettuale dell'Europa. So the view here is that the Christian faith and the Christian church hindered science and the intellectual development for more than a millennium. Quindi quello che sta dicendo è che la Chiesa cristiana, la fede cristiana hanno ostacolato, frenato il progresso intellettuale per più di 1000 anni. And then finally Enlightenment came and could release science. E poi finalmente è arrivato l'illuminismo e ha finalmente liberato la scienza. And there were other similar books published and they were widely distributed. E ci sono stati libri simili che sono stati pubblicati e hanno ricevuto grande distribuzione. And the perspective of those books became kind of fixed in the mind of so many Europeans. E la prospettiva lanciata da questi libri si è un po' fissata nella mente di molti europei. One of the things those books claimed were that Christianity says that the earth is flat. E una delle cose che questi libri dicevano è che il cristianesimo afferma che la terra è piatta. When I ask Swedish students if they've heard that in school, every time people say, yes, we've been taught that. Quando chiedo agli studenti svedesi se l'hanno mai sentito a scuola, dicono sì, ci hanno insegnato così. But that is just a myth. Ma questo è un mito. Everyone in Europe knew that the earth was not flat, but was round, long before the church came into existence. In Europa tutti quanti dicevano che la terra fosse tonda e non piatta molto prima che esistesse la Chiesa. So the Greek philosophers, long before Christ, have figured out that the earth is a globe. Quindi i filosofi greci, già prima dell'arrivo di Cristo, avevano capito che la terra era un globo. And when the gospel started to be preached and the church established, no one denied that. E quando è stato cominciato a predicare il Vangelo, è stata fondata la Chiesa, nessuno ha mai negato questo. Here is a coin of the Roman emperor. E questa è una moneta dell'imperatore romano. And of course he saw himself as Lord of the whole world. Ovviamente lui si vedeva come signore di tutto il mondo. And what is he holding in his hand? E cosa sta tenendo in mano? A globe. Un globo. They knew the world was round. Sapevano che la terra era tonda. And then the gospel was preached. E poi è stato predicato il Vangelo. And of course it's not Caesar that is Lord, it's Jesus that is Lord. E certo, non è più Cesare a essere il Signore, ma è Gesù. So what then happened? E cosa è successo poi? The Christians placed a cross above the globe. I cristiani hanno messo una croce sopra il globo. So they did not deny that the earth is round. Quindi non hanno mai negato che la terra fosse tonda. If you see there's 3 stripes on the globe. Vedete, ci sono 3 strisce sul globo. That represents the 3 continents of Europe, Africa and Asia. E queste rappresentano i 3 continenti di Europa, Africa e Asia. I think we have to forgive them that they didn't know about Australia and the Americas. Dobbiamo perdonarli perché non sapevano dell'esistenza dell'America e dell'Australia. But they accepted that the earth is a globe. Però accettavano che la terra fosse tonda.
And it's, of course, like that on the St. Peter's Church in Rome. There is a globe and a cross. Ed è così anche nella cattedrale di San Pietro a Roma, c'è un globo con sopra la croce. So that's just a myth that the church had claimed that the earth is flat. Quindi questo che la Chiesa dichiarava che la terra fosse piatta è proprio un mito. The foundational institution for science is the university. E l'istituzione fondamentale per la scienza è considerata l'università. And that is a unique institution for Europe. E questa è un'istituzione proprio unica, particolare dell'Europa. Of course, there's been geniuses in other cultures, and there have been scientific breakthroughs in other cultures. Sicuramente ci sono stati geni anche in altre culture e ci sono state scoperte scientifiche in altre culture. So like in ancient Egypt and in Babylon and in India and China. Come nell'antico Egitto, in Babilonia, in India, in Cina. But it has always been isolated discoveries. Ma sono sempre state scoperte isolate. It has never been established as a systematic exploration of reality as such. Non era mai stata instaurata un'esplorazione sistematica dell'universo. And that is what started to happening in Europe. E questo è quello che è cominciato a succedere in Europa. And if you study the history of the university in Europe, quindi se studiamo la storia dell'università in Italia, in Europa, the roots comes from Christianity. Le radici vengono dal cristianesimo. So the universities, they grew out of the monasteries. Quindi le università in realtà partono dai monasteri. And the monasteries, they have started to build up libraries and having lectures. Quindi i monasteri avevano le biblioteche, hanno cominciato a dare delle lezioni, a fare lezioni. Originally focused on biblical and theological issues mostly. All'inizio erano concentrate più su questioni teologiche e bibliche. But gradually broadening that to address all kinds of issues. Ma gradualmente questo si è ampliato per affrontare ogni tipo di questione. And then out from the monasteries, the universities came. E poi dai monasteri sono nate le università. The first one La prima, in Bologna, Italy. In Bologna. So, congratulations. Quindi congratulazioni. And then it continued with universities in Oxford. E poi è continuato con l'università ad Oxford. And then it spread all over Europe. E poi ovviamente si è allargato in tutta Europa. So, if we look at the second oldest university in the world, Oxford, the second oldest, quindi se guardiamo alla seconda università più antica nel mondo, Oxford, by many considered the most prestigious of all universities in the world, e da molti è considerata l'università più prestigiosa al mondo, you can see their logo here, potete vedere qui il loro logo, and you see there is an open book. e vedete c'è un libro aperto. What kind of book is that? Che tipo di libro sarà? It's the Bible. È la Bibbia. And there something is written in Latin. E c'è qualcosa scritto in latino. And I don't know Latin, but I've had it translated. Però qualcuno me l'ha tradotto. The Lord is my light. Dio è la mia luce, il Signore è la mia luce. So it's a quote from Psalm 27. È una citazione del Salmo 27. So they were motivated by their Christian faith when they established the university. Quindi quando hanno fondato l'università erano motivati dalla loro fede cristiana. This is the chemistry institution in Cambridge. E questo è l'edificio di chimica a Cambridge. Very famous, a lot of Nobel Prize winners from that institution. E ci sono molti vincitori di premi Nobel che vengono da qui. And you can maybe see there's something written above the door. Forse vedete che c'è qualcosa scritto sulla porta. Again, it's from the Psalms. E di nuovo, è dai Salmi. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure there. Grandi sono le opere del Signore e contemplate da chi le ama. So the people who started the university in Cambridge, they were thinking like this. Quindi le persone che hanno iniziato l'università a Cambridge pensavano così. This creation comes from God. Questo creato viene da Dio. If you love God, you should love what He has done. Se ami Dio, devi amare anche quello che Lui ha creato. And if you love what He has done, you want to explore it. E se ami quello che Lui ha creato, lo vorrai esplorare. That was the motivation behind the university. E questa era la motivazione dietro l'università. If we go to the US, here is Harvard University. Quindi se andiamo negli Stati Uniti, qui questa è l'università di Harvard. Again, one of the most prestigious universities in the world. Una delle università più prestigiose al mondo. Here is their logo and their motto. Questo è il loro logo e il loro motto. It says Veritas, it means truth. E dice appunto Veritas, verità.
But that's not the original motto. Ma questo non è il motto e il logo originale. If you go back when they founded Harvard, they had a different motto. Se andiamo a vedere quando è stata fondata l'università, il motto era diverso. Their motto was truth for Christ and the church. Il motto era verità per Cristo e per la Chiesa. And if you go to University of California, E se andiamo all'Università della California, their most famous campus is Berkeley, one of the leading universities in the world. il campus più famoso è quello di Berkeley, di nuovo una delle università più conosciute al mondo. And you find an open book. E di nuovo troviamo un libro aperto. And now you do not even need to know Latin. E qua non abbiamo neanche più bisogno di understand conoscere il it. latino per capirlo. Let there be light. E che ci sia la luce. We are doing this because we believe in the Creator and think this world is a creation. Quindi noi facciamo tutto questo perché crediamo in un creatore e crediamo che il mondo è stato creato. I hope you see the point. Spero che riuscite a capire dove sto andando. Historically, there is no conflict between Christianity and science. Storicamente non c'è nessun conflitto tra il cristianesimo e la scienza. It's the opposite. Anzi, è il contrario. It was Christianity that inspired science. È stato il cristianesimo a ispirare la scienza. A scholar that has done a lot of work in the history of science, he says this. È uno studioso che ha fatto grandi ricerche nella storia della scienza, ha scritto questo. Not only were science and religion compatible, they were inseparable. Christian theology was essential for the rise of science. Non solo scienza e religione erano compatibili, ma erano inseparabili. La teologia cristiana fu essenziale per l'ascesa della scienza. What were the ideas in Christianity that gave rise to science? Quali erano le idee nel cristianesimo che hanno permesso alla scienza di prosperare? It was a number of totally unique perspectives that people in Europe found in the Bible. E c'erano tutta una serie di prospettive che le persone in Europa hanno trovato nella Bibbia. On the first page, they read they were created in the image of God. Quindi nella prima pagina della Bibbia leggiamo che siamo creati a immagine di Dio. And they had a calling from God to subdue the earth and rule over it. Quindi avevano questa chiamata da Dio di governare sulla terra e di sottometterla. But in order to rule over the earth, they needed to understand what kind of earth this was. Ma per poter sottomettere e governare la terra avevano bisogno di capire di che tipo di mondo fosse questo. Secondly, they believed in a God who could be called the Logos. E secondo, credevano in un Dio che possiamo chiamare Logos, A rational God, a God with a mind. un Dio razionale, un Dio con una mente. And therefore they were not surprised when they found the universe to be a rational universe. E quindi non erano sorpresi quando scoprivano che l'universo era un universo razionale. And a universe that could be described by what we call natural laws. Un universo che poteva essere descritto con quelle che noi chiamiamo le leggi naturali. And here, of course, they were monotheists. E loro erano monoteisti, They believed in only one God. credevano in un unico Dio. Now, this is an important point. E questo è un punto importante. Most culture in the world has been polytheistic, believing in many different gods. Molte culture al mondo sono politeiste, credono in tanti dei. And then they always thought of different aspects of this creation being related to a specific God. E hanno sempre pensato che un aspetto della creazione era collegato con quel Dio specifico. So you have the God of the sun and the moon, Quindi abbiamo il Dio del sole e della luna, the God of thunder and the God of storm, e il Dio del tuono e delle tempeste, the God of wine and the God of love and the God of the sea and so on. e il Dio del vino, il Dio dell'amore, il Dio del mare e così via. But all those different gods that controlled one aspect of reality, Ma tutti questi dei diversi, ognuno che controllava solo un aspetto della realtà, they were in conflict and tension with each other, erano sempre in conflitto e in tensione l'uno con and no l'altro. one of them had full control over the whole. E nessuno di loro aveva pieno controllo sul tutto, sull'insieme. And they were unreliable and they were cheating and lying and so on. Erano bugiardi, erano inaffidabili, imbrogliavano e così via. With that mindset, you cannot expect a universal order, something that covers the whole of reality. Quindi con questo tipo di mentalità non ti puoi aspettare un ordine nell'universo che comprende tutta la realtà. But people reading the Bible,
they understood there is one God that has created everything. Ma le persone che leggevano la Bibbia, loro capivano che c'era un Dio che aveva creato tutto. Heaven and earth and the sea and everything in it. I cieli, la terra, il mare e tutto quello che contengono. So they could imagine a universal order. Quindi potevano immaginarsi un ordine universale. That's a very important perspective behind science. E quindi questa è una prospettiva molto importante dietro la scienza. Fourthly, they believed the universe to be created. Quarto punto, loro credevano che l'universo fosse creato. Now what's the point with that? Quindi cosa stiamo cercando di dire? If you compare this with the Greek philosophers, for example, Allora, se paragoniamo questo per esempio ai filosofi greci, they often thought in terms of necessity and perfection, loro pensavano sempre in termini di necessità e perfezione, and they thought we could sit at our desk and just try to think how things must be. e loro pensavano io posso stare seduto alla mia scrivania e pensare a come il mondo dovrebbe essere. What is the perfect form? It must be the circle. Qual è la forma perfetta? Deve essere il cerchio. But Christian cannot think like that. Ma il cristiano non può pensare così. God is free to create whatever world he wants to create. Dio è libero di creare qualunque mondo lui voglia creare. We cannot know beforehand which world God chooses to create. Non lo possiamo sapere prima qual è il mondo che Dio sceglie di creare. The only way to find out is to go out and try to verify. L'unico modo di farlo è andare fuori e cercare di verificarlo. So one of the big things that happened in Europe was that science became empirical. Quindi una delle cose importanti che è successo in Europa è che la scienza è diventata empirica. Because people start to understand that we need to find out what the actual world is like. Perché le persone hanno capito che abbiamo bisogno di capire come è fatto veramente il mondo. And finally, the theologians said the universe is created ad extra, E infine i teologi dicevano che il mondo era creato ad extra, quindi dall'esterno. which means that the world is created outside God. Che vuol dire quindi che il mondo è creato al di fuori di Dio. So that is a distinction against pantheism. E questa è la distinzione dal panteismo. You know, the Eastern conception that God and the world is melted, is the same thing, is one. Questo concetto orientale che Dio e la creazione sono un'unica cosa. Now, if this world is divine, Quindi, you do not do experiments on the world. you don't. You don't. Quindi se questo mondo è divino, quindi è Dio, allora non puoi fare esperimenti su questo You mondo. meditate on the world. Puoi meditare sul mondo, You might worship the world, puoi adorare il mondo, but you do not do experiments with that which is divine. ma non puoi fare esperimenti su ciò che è divino. Or think of the religions of Africa and Latin America historically. Pensiamo alle religioni storiche dell'Africa o dell'America del Sud. A lot of them have had an animistic view of the world, Molti di loro hanno una visione del mondo animista, thinking that our spirits inherent in the ground, in the stone, in the bushes and so on, e pensano che ci sono degli spiriti che abitano la terra, i sassi, i cespugli, and they can hurt you if you don't treat them right. e loro ti possono fare del male se non li tratti bene. And therefore people become afraid of nature. E quindi le persone hanno paura della natura, But Christians did not have either of those perspectives. ma i cristiani non avevano nessuna di queste prospettive. The world and God is not the same. Il mondo e Dio non sono la stessa cosa, We should worship the one and only God, quindi dobbiamo adorare l'unico e vero Dio, and we are free to do experiments with this world. e siamo liberi di poter sperimentare su questo And there are mondo. not evil spirits that will punish us. E non ci saranno spiriti che in qualche modo ci puniranno. So this freed up the mind to start to investigate into nature. Quindi questo anzi ha liberato la mente per investigare la natura. So another scholar in the science of history says this: Quindi un altro scienziato nella storia della scienza dice questo: science in its modern form arose in Western civilization alone among all the cultures of the world because only the Christian West
had a necessary intellectual presuppositions underlying the rise of science. La scienza nella sua forma moderna è nata solo nella civiltà occidentale perché fra tutte le culture del mondo solo l'Occidente cristiano aveva i necessari presupposti intellettuali alla base dello sviluppo della scienza. Let's think of it like this. Allora, pensiamola così. Actually, I forgot what the English word is for that. Mi sono dimenticato qual è la parola in inglese. Can you understand what it is? Like Capite che a lot cos'è? of small threads that are just in Quindi chaos. un gomitolo tutto annodato, una matassa tutta annodata. So if you see something like that, Quindi se vedete qualcosa così, I guess you're not very tempted to try to find out all the exact relationships between every thread. immagino che non sarete tentati di andare a capire come sono collegati tutti questi fili. It's just a big chaos. È solo un grande caos. Compare that Paragoniamolo to this, a questo, a crossword. un cruciverba. If you're like my wife, you're immediately tempted to try to solve it. Se siete come mia moglie, siete subito tentati di provare a risolverlo. And what's the difference between those two things? Qual è la differenza fra queste due cose? The difference is, behind this one there is a mind, La differenza è che dietro al cruciverba c'è una mente, and if you are sharp enough, you can follow that mind and solve the crossword. e se siete abbastanza svegli e intelligenti potete seguire questa mente e risolvere il cruciverba. So there is meaning behind this, Quindi c'è un senso, un significato dietro al there is cruciverba, intention, c'è un'intenzione there is a right solution, e c'è una giusta soluzione. but that's not true of the thing over there. Ma non possiamo dire lo stesso della matassa di là. The Bible gave people the message that the world is like this and it can be solved. You can understand it. E la Bibbia comunicava alle persone il messaggio che il mondo è così, quindi si può risolvere, si può esplorare, si può risolvere. That's the reason why science arose only in the Christian Europe. E questo è il motivo per cui la scienza si è sviluppata solo nell'Europa cristiana. With a fancy word, this is called the intelligibility of the universe, that it's possible to understand it. Quindi una parola per descriverlo è proprio intelligibilità, vuol dire è possibile comprenderlo, capirlo. So historically, it's not a conflict between God and science, Christianity and science. Quindi storicamente non c'è un conflitto tra Dio e la scienza, il cristianesimo e la scienza. But then of course the non-Christian would say, you make it too easy. Ovviamente il non credente ti direbbe, vabbè, ma così è troppo facile. What about Galileo Galilei? E allora Galileo Galilei? Sure, there was a real conflict. Sì, sicuro, lì c'è stato un conflitto. And the church did not do very well. E la Chiesa non si è comportata molto bene. But we need to notice this is not a conflict between God and science or Christianity and Ma science. dobbiamo capire che questo non è un conflitto fra Dio e la scienza o il cristianesimo e la scienza. Because on both sides of that debate, people believed in God. Perché entrambe le fazioni di questo dibattito le persone credevano in Dio. On both sides they were Christians. In entrambi le fazioni erano credenti. So that is not actually an illustration of the thesis that there is a conflict between God and science, Christianity and Quindi science. questa non è una buona illustrazione della tesi che c'è un conflitto fra Dio e la scienza, il cristianesimo e la scienza. So there were Jesuits on one side and Dominicans on the other side. Quindi c'erano gesuiti da un lato, dominicani dall'altro. Galileo and the Pope were really good friends and working together firstly, and then they fell out in their Galileo e il relationship. Papa addirittura all'inizio erano amici e lavoravano insieme, e poi c'è stato appunto la loro amicizia si è interrotta. And there is a lot of things we could go in historically, but it's not a good illustration of a real conflict between God and science. Ci sono altri dettagli che potremmo vedere storicamente, comunque questo non è un buon esempio di conflitto fra Dio e la scienza. Secondly, let me say something about the limits of science. E poi parliamo dei limiti della scienza. One of the problematics with Enlightenment was their new view on science.
E una delle problematiche dell'illuminismo era proprio questa nuova visione della scienza. We often use the word scientism E spesso usiamo to la capture parola that. scientismo. Scientism is the view that science can give us all the answers. E lo scientismo è quella visione che dice, secondo cui la scienza ci può dare tutte le risposte. Here is an atheistic professor in philosophy describing his view on science. E questo è un professore di filosofia che descrive la sua visione sulla scienza. And he talks about science as our exclusive guide to reality. E lui descrive la scienza come la nostra guida esclusiva alla realtà. So the only guide to all of reality. Quindi l'unica guida a tutta la realtà. That is a deeply flawed view. E questa è una visione che ha veramente delle grandi falle. If he would have said science is our best guide to the natural world, I would totally agree. Se avesse detto la scienza è la miglior guida che abbiamo al mondo naturale, sarei completamente d'accordo. But notice he's saying the exclusive, the only to all of reality. Però lui sta dicendo è esclusiva, è l'unica per tutta la realtà. But reality is so much more than the function of the natural world. Ma la realtà è tanto di più che solo le funzioni del mondo naturale. We can have true knowledge from many other sources than science. Possiamo avere la vera conoscenza da tante altre fonti che non sono solo la scienza. Science can describe how nature functions, La scienza può descrivere come funziona la natura, but most of the important questions for a human being cannot be answered by science. ma molte delle domande più importanti per gli esseri umani non sono risposte dalla scienza. But we can still have those questions answered. Ma possiamo ancora trovare risposta a queste domande? I often ask students, do you celebrate your birthday? Spesso chiedo agli studenti, ma tu festeggi il tuo compleanno? And of course, they say, yes, I do. Certo dicono sì, lo So festeggio. then I ask, how on earth do you know when you were born? E gli chiedo, ma scusa, come fai a sapere quando sei nato? Science cannot tell you. La scienza non te lo può dire. Science don't know the day you were born. La scienza non può dimostrare il giorno in cui sei nato. How then can you be so sure about your birthday? Quindi come fate a essere così sicuri del vostro compleanno? Well, if we start to think about it, well, how do I know when I was born? In effetti se ci pensiamo, ma come faccio a sapere quando sono nato? Oh yeah, I've got it from my mom. Ah certo, me l'ha detto mia mamma. Now, she's an extremely good witness because she was there. Lei ovviamente è un ottimo testimone perché era presente. I have no reason to doubt that. E non ho motivo di dubitare di quello che mi dice. And if I become suspicious, I can check it with the source material. E quindi se ho dubbi, io posso sempre andare a controllare, per esempio, l'anagrafe. Because there was a nurse in the room when I was born, and she made some notes. A boy was born at that time on that day, and he had that length and so on. C'era anche appunto un'infermiera nella stanza quando sono nato e ha scritto è nato un bambino maschio lungo tot che pesava tot. And then a secretary took that note and it was put into the official register of Sweden. E quindi poi qualcuno ha preso, diciamo, questi appunti e l'ha registrata all'anagrafe in Svezia. So I never doubt my birthday, Quindi io non ho mai dubitato del mio compleanno, even though it's not scientific knowledge. anche se non è una conoscenza di tipo scientifico. It's still really good knowledge. È ancora buona conoscenza. It's personal knowledge from my parents, È conoscenza personale trasmessa dai miei genitori. and it's historical knowledge from reliable source material. È diciamo conoscenza storica da materiali affidabili. Or I ask people, why do you affirm human dignity? Why do you affirm human dignity, the human worth? Oppure chiedo alle persone perché noi affermiamo quella che è la dignità umana. Science can't tell you La that you scienza have a non te lo può value. dire, la scienza non ti può dire che tu hai valore. You need to get that information from other sources. Devi avere questa informazione da altre fonti. And ultimately, the basis for human dignity comes from Genesis chapter 1. E alla fine le basi per la dignità umana ci vengono da Genesi capitolo 1. So science is a wonderful but limited tool. Quindi la scienza è uno strumento meraviglioso ma comunque limitato. Science can discover and describe nature but not the supernatural. La scienza può scoprire la natura ma non ciò che sta fuori dalla natura, non il soprannaturale. Science deals with physics, not with metaphysics. Perché la scienza ha a che fare con la fisica ma non con la metafisica. But we can have answers on
the supernatural and on the metaphysical from other sources than science. Ma noi possiamo avere risposte sul soprannaturale, sulla metafisica da altre fonti e non dalla scienza. We skip that one. Thirdly, let me say something briefly on the current conversation between science and faith. E poi voglio dire brevemente qualcosa su quello che è il dialogo contemporaneo tra la scienza e la fede. And let's begin with the Big Bang Theory. Cominciamo dal Big Bang Theory. Not the American sitcom, but Non la sitcom americana, quindi la teoria del Big Bang, but the scientific theory. ma proprio la teoria scientifica. There are so many misunderstandings about the Big Bang Theory. Ci sono veramente tanti fraintendimenti sulla teoria del Big Bang. Everywhere I go, I hear non-Christian students saying this. Dovunque vado sento studenti non credenti che dicono questo. I don't believe in God, I believe in the Big Bang. Io non credo in Dio, credo nel Big Bang. And then I go to the Christian group and there people say, E poi vado da un gruppo di cristiani e lì ci sono persone che mi dicono: I don't believe in the Big Bang, I believe in God. no, io non credo nel Big Bang, credo in Dio. And actually I think both groups are confused. E io penso che entrambi i gruppi sono un po' confusi. Let me explain why. Ora vi spiego perché. 150 years ago, the standard opinion amongst a lot of scientists and philosophers was this. 100-150 anni fa l'opinione tra molti filosofi era questa: The universe is eternal. l'universo è eterno, The universe has always been there. l'universo c'è sempre stato, It has never come into being. It just is. non è mai esistito, è sempre stato. That has been the standard position of atheists historically. E questa era anche la posizione degli atei storicamente. And at this time, the atheists were saying this to the Christians. E in questo momento, in questo tempo, gli atei dicevano ai cristiani: If we ask you who created the universe, you say God. se vi chiediamo chi ha creato l'universo, voi ci rispondete Dio. But if we push the question one step further and ask who created God, then you say no one. Però se facciamo un passo oltre e vi chiediamo: e chi ha creato Dio? Voi ci dite nessuno. God is eternal. Dio è eterno. God has never come into being. Dio non è mai venuto a esistere. He is. Lui è. We can't explain. Non lo possiamo spiegare. It's just the ultimate fact that Ma God is. È così, è un fatto, Dio è, Dio esiste. And then the atheists say, okay, we hear what you say. Allora gli atei dicono: ah, ok, ho capito quello che We stai have a dicendo. much easier explanation though. Noi però abbiamo una spiegazione molto più facile. We reject God, Noi rifiutiamo Dio and then we just say about the universe what you just said about God. e poi diciamo dell'universo quello che voi avete appena affermato riguardo a Dio. The universe is eternal. L'universo è eterno. Never came into being. Non è mai venuto a esistere, It is just the ultimate fact. It is. ma è solo un fatto, l'universo c'è. And that's actually a good position. E in effetti è una buona posizione. You know, everyone has to begin with something that is eternal. Tutti devono cominciare con qualcosa che è eterno. That goes back to the ancient philosophical principle, from nothing, nothing comes. E questo va indietro al principio filosofico greco che diceva: dal nulla non viene nulla. So if you start with nothing, Quindi se cominci con niente, then it will be nothing. e allora poi non ci Forever. sarà niente per sempre. By itself, something cannot come into being. Quindi qualcosa non può avvenire a esistere da solo. So from nothing, nothing comes. Quindi dal nulla proviene il nulla. But today something is here, you and I. Però oggi c'è qualcosa, io e te siamo qui. This earth, this universe. Questo mondo, questo universo. So since something exists, something needs to be eternal. Quindi se qualcosa esiste, c'è qualcosa che deve essere eterno. And basically you just have two alternatives. E quindi ci sono solo due alternative. Either this universe is eternal, Quindi o l'universo è eterno, or it's something else that is eternal and that has caused this world to come into existence. oppure c'è qualcos'altro che è eterno che ha causato l'esistenza di questo mondo. And 100 years ago people were saying it's the universe that is eternal. E 100 anni fa le persone dicevano l'universo è eterno. From the 1920s on that started to change. Ma questo ha cominciato a cambiare nel 1920 più o meno. And I guess you recognize that man, Penso Albert che lo Einstein. conoscete, Albert Einstein. And then you have a Nobel Prize winner in physics, Robert Millikan, E on poi the other c'è side.
premio Nobel della fisica, che è Robert Millikan, a sinistra. And then there is a man in the middle, E poi c'è quest'uomo al centro, Georges Lemaitre. che è Georges Lemaitre. He worked closely with Einstein, Lui lavorava molto strettamente con Einstein, and he is the one who formulated the Big Bang theory. e lui è quello che ha formulato la teoria del Big Bang. And he suggested that this universe is not eternal, but came into being. E lui diceva proprio che questo universo non è eterno, ma ha avuto un'origine. It caused a lot of disturbance. E questo ha causato un sacco di subbuglio. Einstein has written that he did everything he could to try to disprove the theory. E Einstein scrive che lui ha fatto tutto quello che poteva per cercare di squalificare questa teoria. Because everyone understood what's at stake here. Perché tutti capivano che cosa era in gioco qui. If the universe is not eternal, something else must be eternal. Se l'universo non è eterno, allora c'è qualcos'altro che deve essere eterno. Lemaitre is opening the door for God. Quindi Lemaitre sta aprendo la porta a Dio. And a lot of scientists didn't want that door to be open. E molti scienziati non volevano che si aprisse questa porta. Now, Lemaitre couldn't prove his theory, Allora Lemaitre non poteva dimostrare la sua teoria, but gradually since the 1920s, the theory of evolution has been confirmed in a number of areas. ma dagli anni 20 del Novecento questa teoria è stata confermata in molte aree And is today the standard theory about the universe. e oggi è la teoria standard per spiegare l'origine dell'universo. And this has meant that the whole question about God has coming back into the philosophical discussion. Quindi in realtà questo vuol dire che tutta la questione dell'esistenza di Dio è ritornata su quello che è il panorama delle discussioni filosofiche. Because now we have this very interesting situation. How can you explain that the universe comes into being? Perché adesso c'è tutta questa nuova prospettiva di come puoi spiegare che l'universo ha avuto un'origine, ha cominciato a esistere. It looks like it's caused by something, Sembra proprio essere causato da qualcos'altro. and you can give strong arguments that it is actually caused by a mind, E si può veramente argomentare che è stato causato da una mente, not an impersonal force or kind of law, non da una forza impersonale, da un qualche tipo di legge, but by a enormously powerful intelligence. ma da un'intelligenza molto potente. Now this starts to relate quite closely to the beginning of the Bible. E questo comincia ad avvicinarsi a quello che era veramente l'origine della Bibbia, Because Christians have, of course, always claimed that the universe is not eternal, it's God that is eternal. perché ovviamente i cristiani hanno sempre affermato che l'universo non è eterno, Dio è eterno. And we all know the opening verse of the Bible. E noi conosciamo tutti il primo versetto della Bibbia. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. So there is a very interesting area of the contemporary conversation between science and the Christian faith. Quindi questa è un'area molto interessante del dialogo contemporaneo tra la scienza e la fede cristiana. And I think it's a shame that so few atheists have recognized the situation and that so few Christians have recognized the E situation. penso che sia un po' un peccato che così pochi atei abbiano riconosciuto la situazione e anche così pochi cristiani abbiano riconosciuto questa situazione. I don't think there is a reason for us to put a conflict between the Big Bang theory and a belief in God and a belief in the Bible. Io non penso che ci sia il bisogno di mettere in conflitto la teoria del Big Bang con la Bibbia e l'insegnamento che Dio ha creato. Of course, there are many other contemporary issues that we could discuss, Ovviamente ci sono molti altri argomenti contemporanei di cui potremmo parlare and not all of them are as easy to relate to the Christian faith as is the Big Bang theory. e non tutti sono così semplici, diciamo, da collegare alla fede cristiana come la teoria del Big Bang, But I think I need to stop here because of time, ma penso che mi devo fermare And- qui per via anche and maybe there will be some time for questions, and then I'm really happy to do that.
E non so se c'è tempo per le domande. Or Sì, if... 2 domande, dice Giancarlo. This has 2 questions. Okay. Yeah. Domande. Però approfittate dell'occasione, però. Benji. Allora, Benji e Daniele, ok, stop. E cosa dire di Charles Darwin? You describe it well. Was there another question? Allora, la risposta che chiedo è di tipo euristico, non ideologico, lo dico prima, cioè nel senso che non vuole essere una cosa di ideologica. Allora, sto cominciando a leggere il libro, questo libro, e ne aveva già parlato durante le sue relazioni, ma sto leggendo la questione che l'educazione, il sistema educativo ha un impatto in questo processo di eradicamento diciamo, del modo cristiano di intendere il mondo e la vita. E allora cercare strade per uscire dal sistema educativo potrebbe essere uno dei possibili progetti per prendersi cura di queste crisi identitarie del cristianesimo. Ovviamente c'è chiaramente tutto l'aspetto spirituale di quello che c'è. Sto parlando solo di una questione metodologica possibile. Domanda. Grazie. It wasn't clear to me, so I don't know. I think I understood. Okay, Charles Darwin. Allora, Darwin, And you want a short and definitive answer? vuoi una risposta breve e definitiva? So, this is of course, a big issue, Charles Darwin and the theory of evolution. Ovviamente questa è una grande questione, quella di Darwin e la teoria dell'evoluzione. And evangelical Bible-believing Christians are not in agreement how to relate to that issue. E molti credenti non sono d'accordo su come accordarsi con questa questione. I think it's an issue where we should show generosity towards each other. È un argomento in cui dobbiamo anche dimostrare generosità gli uni verso gli altri. And that there could be several different possibilities for a Bible-believing Christian. E che ci potrebbero essere anche possibilità diverse per un credente che crede nella Bibbia. And it's been like this from the beginning. Some Christians opposed the theory immediately. Ed è stato così fin dall'inizio. Alcuni credenti si sono subito opposti a questa teoria. Other Christians said, no, there are possibilities to harmonize theory of evolution with the understanding of the Bible. E altri hanno detto no, ma c'è il modo di in qualche modo armonizzare la teoria dell'evoluzione con quello che leggiamo nella Bibbia. And you should notice that Charles Darwin is buried within Westminster Abbey, a very honorable burial place. E dovreste sapere che Darwin è sepolto nell'abbazia di Westminster, quindi anche un posto, diciamo, onorevole dove essere sepolti. I think it's one important aspect of this issue is the following. E io penso che un aspetto importante di questa questione è la seguente. If you study the New Testament, there's over 60 references to the creation. Se studiate il Nuovo Testamento ci sono più di 60 riferimenti alla creazione. That God has created heaven, earth and everything in it. Quindi che Dio ha creato l'universo, i cieli, la terra e tutto quello che contengono. I would illustrate that belief with a closed fist. E quindi io illustrerei questa credenza con un pugno chiuso. It's really a hard conviction. E quindi è una convinzione proprio ferma. You cannot have any Christian faith without the conviction that God has created heaven and earth. Quindi non puoi avere una fede cristiana senza la convinzione che Dio ha creato i cieli e la terra. That this is a creation, God is behind it. Quindi questo è un creato e dietro c'è Dio. But there is no place anywhere in the New Testament that says anything about how God did it and when he did it. Ma nel Nuovo Testamento da nessuna parte viene spiegato quando Dio ha creato e come ha creato. Therefore I hold the answer to those questions in an open hand. Quindi per me la risposta a queste domande va tenuta in una mano aperta.
this is non-negotiable that God is the creator of everything. Quindi per me non si può negoziare sul fatto che Dio ha creato tutto. How he did it and when he did it is negotiable to some extent. E invece fino a un certo punto è negoziabile il fatto di come e quando abbia creato. And our answer to those questions are built only on the first chapter of Genesis. E le risposte che abbiamo a queste domande si basano solo sul primo capitolo della Genesi. So we have much more limited material in God's revelation on that issue. Quindi il materiale nella rivelazione di Dio è molto limitato su questo argomento. And it's not absolutely obvious how you should literally interpret, for example, chapter 1 in the Bible. E non è assolutamente ovvio come vada interpretato anche letteralmente Genesi 1. And therefore I think we should be generous towards each other and then continue to discuss what is the best interpretation of Genesis. E quindi penso che dobbiamo essere generosi gli uni con gli altri e continuare il dialogo a discutere qual è l'interpretazione migliore di Genesi 1. And then we all know there are like 3 different camps. E poi sappiamo che ci sono dei campi diversi. So you can be a young earth creationist. Quindi puoi essere un creazionista della terra giovane. You can be an old earth creationist. O un creazionista della terra vecchia. Or you can be an evolutionary creationist. O puoi essere un creazionista evoluzionista. And notice that some of the leading evangelical spokespersons have actually belonged to the third camp. E molti dei cristiani evangelici, dei portavoce, appartengono all'ultima categoria. Like John Stott and Timothy Keller. Come John Stott e Keller. This is not an argument for that position is right. It's just to say there are Bible-believing Christians in all 3 camps. Ovviamente non sto dicendo che questo è il motivo per cui quest'ultima posizione è quella giusta, ma sto solo dicendo che ci sono credenti in tutte queste posizioni. I'm happy to engage in that conversation further on after this session, if you want to press on with this. Quindi sono contento anche di parlare con voi se volete andare più a fondo in questo argomento. Claudio tutta la giornata. You could talk with Claudio, you could be talking all day with him, the guitar player. In terms of the school system, e per quanto riguarda il sistema scolastico, it is a huge challenge in many other countries in Europe. È una grande sfida in molti paesi in Europa. And basically I think there are two different ways for Christians to interact with this. E penso che ci siano 2 modi per i credenti di interagire con questo. One way is to work for more pluralism within the school system. Un modo penso sia quello di lavorare affinché ci sia più pluralismo nel sistema scolastico. With that I mean to secure that it's not only the secular perspective that is presented. E con questo intendo dire che di assicurarci che non sia presentato solo la visione secolare, but that the school system opens up and say, here are different worldviews. Ma che il sistema scolastico si possa aprire e presentare, ecco, ci sono diverse visioni del mondo. One way of understanding life is from a secular perspective. Another way is to understand life from a Christian perspective. Quindi un modo di capire la vita è da una prospettiva secolare, un altro modo è da una prospettiva cristiana. So better to help the students to understand those issues. Quindi aiutare gli studenti a capire meglio questi argomenti. And the other way is of course to start Christian schools. E l'altro modo è quello di iniziare scuole cristiane. To establish alternatives to the public school. Quindi fondare e dare delle alternative a quella che è la scuola pubblica. And in a lot of places it's hard to have this pluralism really established within that church, with the school system. E in molti posti è veramente difficile poter instaurare un pluralismo nel sistema scolastico. So in my country a lot of evangelicals are starting Christian schools. Quindi per esempio in Svezia molti evangelici stanno iniziando scuole cristiane. But that is, I think, the 2 basic options we have. Penso che queste siano le 2 opzioni che abbiamo. If you have your children in a public school, then you need to be really walking with your children and helping them to relate to what they are taught in schools. E se avete dei figli nel sistema scolastico, dovete veramente affiancarli nei loro studi e assicurarvi che loro comprendano quello che stanno imparando e quello che in realtà voi credete. Okay, thank you very much.